Se vai a letto stanco ma non riesci a dormire, il più delle volte non è solo un problema di sonno, ma come arrivi a letto. E una domanda che mi viene fatta molto spesso è: ma la meditazione può aiutarmi a dormire meglio? E lo so che sarebbe molto più rassicurante che io ti dicessi: ma certo, ecco qui 5 trucchi definitivi per dormire come un pinguino in un minuto, costano solo 197 euro fino a domani a mezzanotte. Ma la mia risposta è sempre la stessa: dipende da come vivi le 16 ore prima di andare a letto. E certo, la meditazione può sicuramente essere un validissimo aiuto e su questo video vedremo una pratica a prova di bomba, ma non può essere solo questo, perché se non dormiamo quando siamo sfiniti, un motivo c'è e andare a scoprirlo, andare a mettere in discussione alcune nostre abitudini, alcuni comportamenti che ci portano a sviluppare certe difficoltà, può portarci a compiere un viaggio molto più profondo, molto più vasto, che ci porterà anche inevitabilmente ad arricchire altre sfere, altre dimensioni della nostra vita e della nostra giornata. Ed è proprio questo che vorrei fare, perché in questo video vorrei condividerti in modo pratico come poter andare un po' al di là. Perché sarà per la mia formazione in naturopatia, sarà per gli anni di pratica e di studio delle varie tradizioni contemplative, ma ci sono dei segnali del nostro corpo, della nostra mente, che non possiamo sempre tamponare e ignorare. Ma direi di partire subito, perché su di me e su altre persone ho visto che hanno funzionato 3 livelli. Il primo livello è ridurre l'iperstimolazione già durante il giorno. E senza andare a ripetere i soliti consigli sicuramente molto utili di igiene di sonno che si trovano un po' ovunque, come mangiare leggero la sera, evitare il telefono dopo le 21 e creare una stanza completamente buia per sviluppare la melatonina con una temperatura che va dai 18 ai 19 gradi, limitare gli sforzi fisici la sera. Ecco, al di là di tutto questo, che è sicuramente molto interessante, vorrei andare un po' più oltre per offrire qualche spunto di consapevolezza. Perché il primo spunto è sicuramente la routine di chiusura. E di questo già ne parlo nel libro Chi si ferma si ritrova, citando il professor Cal Newport. Perché spesso lasciamo il lavoro con ancora troppe cose aperte. E il problema non è avere dei sospesi, che tanto ci saranno comunque, vuoi anche per colpa degli altri, è non portarli mentalmente a letto e continuare a elaborarli. Perché il cervello, quando percepisce qualcosa di incompleto, tende a mantenerlo attivo. In psicologia questo si chiama effetto Zeigarnik. Cioè i compiti interrotti restano più presenti nella nostra memoria, proprio perché non hanno ancora trovato una conclusione. Per questo scriverle a penna e chiudere quell'attività non tanto fuori, ma dentro di noi ci aiuta. Quando ad esempio finisci di lavorare o finisci la giornata, prenditi 5 minuti per mettere su carta tutto ciò che resta aperto, quindi le cose da fare, le mail, le idee, i promemoria e via dicendo. Questo non per risolverle, ma per affidarle a qualcun altro. Se poi a questo ci associ una formula, hai fatto bingo. Io ad esempio quando voglio chiudere la giornata uso sempre la stessa frase: e qui finisce la mia giornata, ora posso riposare, sono al sicuro. Ripeterla consapevolmente, nello stesso momento, nello stesso contesto, non è solo un gesto simbolico, è un segnale di apprendimento per il nostro cervello. Un altro aspetto fondamentale è quello di evitare gli stimoli superflui durante la giornata. E mi fa sempre sorridere quando mio papà dice che lui dorme con il sasso in mano. E questo dimostra quanto facciamo fatica a riposare, a passare da uno stato di allerta e di vigilanza costante a uno stato di riposo. In parte perché siamo biologicamente predisposti a restare vigili, perché migliaia di anni fa addormentarsi era molto rischioso, perché potevi essere sbranato o attaccato senza accorgertene. Ma oggi questa ipervigilanza costante ci serve ancora. Quando hai un momento vuoto, ad esempio, non riempirlo automaticamente con lo scroll, perché questo non permette al tuo cervello di riposare e ti riporta sempre a uno stato di attivazione e ti porta anche poi ad arrivare a sera esaurito. Questo l'abbiamo già affrontato in un altro video, ma la prossima volta che senti l'impulso di prendere in mano il cellulare e scrollare, fermati un secondo e chiediti semplicemente: che cosa sto evitando adesso? Spesso non sarà noia, ma è stanchezza. E la stanchezza ha bisogno di pausa, non di super stimolazione, non di contenuti. E per andare a chiudere questo primo livello, una precisazione, perché il sonno non inizia la sera, ma inizia al mattino. Se durante il giorno ricevi sempre della luce artificiale e stimoli continui, il cervello resterà accelerato. Quindi quando ti svegli, prima di buttarti a capofitto, soprattutto nella prima mezz'ora, esci fuori e guarda la luce solare.
poi rientra e fai delle attività lente. Ti aiuterà anche a sincronizzare l'orologio biologico, a migliorare le difese immunitarie, perché la luce del mattino ci aiuta a regolare quelli che si chiamano i ritmi circadiani. Poi ci sarebbero sicuramente molte altre cose da dire, ma non voglio troppo riempirti, perché il senso del primo livello credo che tu lo abbia capito. È proprio andare a osservare cosa della nostra giornata ci crea dispersione, intossica e frammenta la nostra mente, cosa infiamma il nostro sistema nervoso, per andarci a portare cura, ascolto e presenza. Poi c'è il secondo livello, che riguarda proprio una tecnica di rilassamento e di meditazione per dormire profondamente. Infatti su questo, sul canale, trovi già tantissime meditazioni guidate, ma trovi anche diversi video che ti spiegano che cos'è, come impararli in modo semplice e adatta a esseri umani indaffarati come siamo. E anzi, se vuoi approfondirla, ti aspetto tra le pagine di Chi si ferma si ritrova. Ma quello che vorrei consigliarti in questo caso è una tecnica di respirazione molto potente. Sto parlando del sospiro fisiologico, conosciuto anche come sospiro ciclico o più anticamente Viloma Pranayama. Infatti negli ultimi anni, grazie al lavoro del professor Huberman, questa tecnica di respiro è stata molto studiata e penso che hanno sottoposto a 111 persone diverse tecniche di respirazione, di mindfulness, e il risultato è stato incredibile, perché tutti hanno migliorato l'umore e l'ansia, ma il sospiro fisiologico è risultato il più efficace. E pensa addirittura che la Stanford Medicine ha dichiarato che 5 minuti al giorno di questa tecnica di respirazione possono ridurre ansia e migliorare l'umore in un modo incredibile. Ma andando nel pratico, ti lascio 6 step della meditazione che trovi anche guidata sia su questo canale, sia su Insight Timer, sia su Spotify, sia su Amazon Music, basta che cerchi il mio nome. Comunque, ecco qui gli step, che non mi ricordo se sono 5 o 6. Il primo è sicuramente quello di fermarsi prima di tutto dentro. Il secondo è sdraiarsi o stare seduti su una sedia e chiudere gli occhi. Il terzo è una breve scansione corporea e notare se sono presenti delle tensioni fisiche. Lo scopo non sarà tanto di rilassarsi, ma di portare attenzione. Quindi si parte dalla pianta dei piedi e si sale sino alla sommità del capo per poi riscendere. Il quarto punto è l'introduzione del sospiro fisiologico per alcuni minuti. Quindi si inspira dal naso, si aggiunge una seconda piccola ispirazione e poi si espira lentamente dalla bocca in modo morbido, rilassato, senza sforzo. E questo per 3-5 minuti. Vedrai che l'effetto sarà incredibile. Poi il quinto passo è, terminati questi cicli, lascia la tecnica e rimane nella sensazione dell'aria che entra ed esce dalle tue narici. E ogni volta che la tua mente si distrae, e lo farà inevitabilmente, tu con molta gentilezza riportala lì, nella sensazione dell'aria che entra ed esce dalle tue narici. E un piccolo trucchetto quando ci sono dei pensieri che continuano a tornare è proprio quello dell'etichettatura, che consiste nel dare delle etichette a dei pensieri ricorrenti. Se ad esempio ti viene in mente l'email da mandare al capo, l'etichetta sarà lavoro. Se è la lite con la fidanzata del liceo, l'etichetta sarà ad esempio relazioni. Se è la paura di fare una brutta figura domani, insicurezza. Il punto non sarà tanto l'esattezza dell'etichetta, ma riconoscere che quel pensiero ricorrente in te c'è, vederlo, osservarlo, nominarlo. E questo vedrai che diminuirà la presa di questi pensieri su di te. Provare per credere. E infine il sesto punto, sì, alla fine erano 6 punti, è chiudere con un momento di gratitudine. Anche semplicemente un grazie al tuo corpo, al tuo cuore che batte, a qualcosa di buono che c'è stata nella giornata. Chiudi con un momento di gratitudine. Questo aumenterà la sensazione di piacere perché vengono rilasciati ormoni come dopamina, serotonina, ossitocina e così via. E questa tecnica è veramente molto semplice, molto potente e se vuoi praticarla insieme, te lo ricordo, lo trovi in varie piattaforme. E tra le varie cose che troverai ci sarà anche una meditazione di oltre 8 ore che in diverse persone mi hanno detto che è super efficace. Ad esempio Stefania mi aveva condiviso che la usava anche di pomeriggio quando è talmente stanca da avere mal di testa. Poi mi viene in mente anche Ilaria che mi diceva che aveva problemi di sonno e non riesce a stare sveglia dopo i 30 minuti di quella traccia che la trovi gratuitamente ovunque. E che anzi l'orologio che le monitora il sonno segna un'ottima qualità e profondità del sonno.
E poi infine, per chiudere, c'è il terzo livello, che forse potrebbe essere il passaggio più controintuitivo, cioè quello di accettare che potresti anche non dormire. E questo l'ho testato su di me perché molte persone non restano sveglie perché non hanno sonno, ma perché cercano di forzarlo. Hai presente quel girarsi e rigirarsi continuamente? Ecco, in quel momento il cervello non riposa, monitora, controlla. Ed esiste un fenomeno di cui abbiamo già parlato, controllo paradossale. Più provi volontariamente a ottenere qualcosa, più la ostacoli. Accade questo con il sonno, accade con il respiro e accade soprattutto con il tentativo di non pensare, perché il nostro sistema di vigilanza resta attivo proprio per verificare se quella cosa funziona. Per questo ci tengo a ricordarlo. Meditare non significa non pensare, ma significa stare in quello che c'è, accogliere anche il fatto di non riuscire ad addormentarsi e permettersi almeno di riposare. In questi casi, infatti, datti semplicemente la possibilità di riposare. E per avviarci alla conclusione, al di là delle tecniche, ci tengo a precisare una cosa, che tutto questo aiuta sicuramente molto, ma ricordati che potrai anche avere la giornata perfetta, senza distrazione, con la meditazione, una giornata lieta, felice, ma ci saranno comunque delle notti in cui non riuscirai a dormire e questo va bene. E soprattutto non dipende sempre solo da noi, perché in quei momenti l'accettazione, l'accoglienza è spesso l'atto più intelligente che possiamo fare, perché da questo spazio potremo iniziare a guardare anche l'altro lato della medaglia, scusa. Invece di combattere quella veglia, usala. Il libro Chi si ferma si ritrova, ad esempio, l'ho scritto soprattutto nelle notti in cui non riuscivo a dormire ed è stata una delle esperienze più belle, più estatiche, più profonde che ho mai vissuto nella mia vita. E la saggezza che la pratica meditativa ti può aiutare a generare è proprio osservare quello che c'è nel momento in cui accade senza combatterlo. E naturalmente tutto quello che abbiamo visto in questi 10-11 minuti resta valido fino a che l'episodio del non dormire non diventa invalidante. Infatti, se la mancanza di sonno persiste o compromette le tue giornate o genera molta sofferenza, la scelta più saggia è chiedere aiuto e associare tutto questo all'aiuto di professionisti medici sanitari. La prossima volta quindi che ti trovi a letto con gli occhi spalancati come in un gufo, chiediti senza analizzare troppo: da dove nasce questa veglia? Che cosa mi sta chiedendo ascolto in questo momento? E lascia la domanda aperta, perché a volte non serve una risposta, basta permettere alla mente di immaginare, proprio come facevamo quando eravamo piccolini, quando il confine tra la realtà e il sogno era molto sottile. Ecco, dovremmo ritornare a questa dimensione di magia, di mistero. Perché da qui la vita inizierà a diventare più leggera, più semplice, fondamentalmente perché inizieremo a smettere di doverla raddrizzare. E ti lascio un video per approfondire 5 trucchi testati per riprendersi la concentrazione. Quindi grazie, buona vita, buona utile esistenza e se tutto questo ti è stato utile lasciami un commento, condividi anche delle domande che sarò felice di rispondere e ti aspetto nelle meditazioni e negli altri video. Un abbraccio!